Quindi, l'evoluzione umana consiste nel superamento dell'ego, affinché crescano amore e saggezza. Così, l'evoluzione consiste nell'elevare la propria frequenza vibratoria, riuscendo piano piano a recuperare la vera identità e a riconoscere l'unica sorgente di vita, l'amore. Dovete sapere che i mondi evoluti formano una confraternita universale, dove tutti si considerano fratelli e amici, dove non esiste mai nessuna violenza. La violenza è una caratteristica dei mondi primitivi e delle creature che li abitano. Esseri violenti creano inevitabilmente società violente, poco fraterne, ingiuste, spietatamente competitive e disumane. Ma fra di noi nessuno vuole essere migliore di suo fratello. L'unica cosa che tutti vogliamo è migliorare ogni giorno e godere in modo sano della vita. E siccome amiamo, la gioia più grande la ricaviamo dal servizio, aiutando e collaborando con gli altri. Siccome in noi vive l'amore, siamo felici di poter servire gli altri. Ed è così che ci guadagniamo il diritto di essere a sua volta serviti. È per questo che nelle nostre società tutti gli esseri si impegnano a lavorare per il mantenimento e il miglioramento continuo dei nostri mondi. Vedete, la vita è fatta per essere felici, per goderla, ma prima o poi scoprirete che la più grande felicità si ottiene servendo gli altri, assicurando sempre il bene di tutti. È la natura dell'amore che ci porta a vivere così. Vivere nell'amore, come noi facciamo, significa prima di tutto vedere noi stessi negli altri e quindi servire. E sperimentare l'amore significa sperimentare quello che voi chiamate Dio. Dunque, colui che vive solo per sé, per il suo gruppo, per la sua meditazione, per il suo benessere, per la sua famiglia, rimanendo indifferente verso gli altri, non può vivere nei nostri mondi e in nessun mondo evoluto. Il principio fondamentale dell'universo è l'amore. E questa non è una credenza. Per noi è un principio scientificamente e spiritualmente provato. Perché nei nostri mondi scienza e spiritualità sono la stessa cosa. E sarà così anche per voi, quando la scienza terrestre scoprirà la potente energia chiamata amore. E un giorno scoprirete anche che l'amore è Dio. Nelle nostre lingue abbiamo una sola parola per riferirci al Creatore, alla divinità, a Dio. E questa parola è amore. Qualunque cosa voi facciate contro l'amore, la fate contro voi stessi e contro Dio, perché Egli è in ogni cosa e soprattutto in voi. Per questo il principio fondamentale dell'universo è l'amore. Ed è per questo che l'amore è anche la massima potenzialità umana. Ed è sempre per questo che il nome di Dio è amore. Pertanto, la spiritualità consiste nello sperimentare e nell'offrire amore. Questo è il nostro modo di comprendere e di praticare la legge di Dio. Il nostro livello scientifico, paragonato al vostro, è impressionante, ma noi consideriamo più importante il livello spirituale. Questo è l'essenziale, il resto è solo un mezzo, non un fine. Utilizziamo la scienza per offrire maggiore soddisfazione alla nostra civiltà e per assicurare sempre il benessere di tutti. Consideriamo l'amore la fonte di ogni felicità. Quando si possiede il dono di amare, la felicità è sempre presente, anche se i beni materiali sono scarsi. Se cercherete soltanto l'amore, otterrete tutto il resto in sovrappiù. Ma se cercherete la ricchezza terrena, forse la otterrete, ma non avrete sempre la felicità, perché essa è il frutto dell'amore. Se voi umani lasciaste fluire in voi e nella vostra società l'amore, nascerebbe una civiltà come la nostra, benevola e in armonia con il cosmo. Quello che accade sulla Terra è incredibile e innaturale. Consentite ancora che qualcuno uccida e permettete ancora troppa sofferenza. Il vostro pianeta è meraviglioso e voi non ve ne accorgete. Attraverso la vostra scienza, priva di coscienza, lo state lentamente distruggendo. Ma a vostre spese comprenderete che l'amore è la cosa più importante nella vita di ogni essere e solo se vi organizzerete come è necessario riuscirete a sopravvivere.
Per questo dovreste innanzitutto cominciare a considerare che tutti gli esseri umani del pianeta fanno parte della stessa famiglia, nella quale tutti partecipano agli sforzi e ai benefici comuni, dove ognuno è protetto, amato e tutelato. Ma tutto questo deve nascere spontaneamente, per far sì che aumenti il livello di amore e di saggezza. Non vi è nulla di irrimediabile per quanto riguarda la Terra ed i suoi abitanti. Manca soltanto la comprensione del fatto che essi sono solo bambini nella vita universale dell'essere supremo. Accade talvolta che una stella scompaia nell'universo, quando per essa non ha più un significato esistere ancora, quando la sua presenza è di intralcio e di disturbo al creato. Ma la vostra Terra ha già subito violente trasformazioni e secondo i piani di Dio essa non deve scomparire, poiché fa parte delle stelle predilette, e proprio per questo la lotta fra il bene e il male si è acuita in un modo che noi non avremmo potuto immaginare. Nei nostri mondi noi viviamo secondo le leggi del Creatore, mentre sulla Terra voi vi limitate tuttora a parlarne. Se voi viveste veramente già secondo i precetti che conoscete, i popoli della Terra non si massacrerebbero l'un l'altro. Lavorerebbero invece gruppo per gruppo, nazione per nazione, per conseguire il bene e la felicità di chiunque. I popoli della Terra rimarrebbero sbalorditi nello scoprire con quanta rapidità un cambiamento può verificarsi in tutto il pianeta. Ora che disponete dei mezzi per comunicare con tutto il mondo, messaggi che esortassero all'amore e alla tolleranza, anziché al sospetto e alla critica, troverebbero cuori più disposti ad ascoltarli. Infatti, gran parte della popolazione della Terra è stanca di lotte e di dolori. Noi sappiamo che, come non mai, molti di voi provano quella sete di conoscenza che li spinge ad aprirsi a nuove idee e a nuovi concetti. Bisogna che crollino le certezze di chi mantiene quest'ordine del vostro mondo, ma sappiate che l'orgoglio di chi fabbrica le opinioni di voi terrestri si appresta ad essere scosso dalle basi. L'unico segreto, l'unica formula o ricetta per avere una vita felice consiste nel vivere nell'amore. In un modo o in un altro è stato già detto migliaia di volte. Tutti i grandi maestri di tutti i mondi non hanno parlato d'altro. Ogni vera religione lo ricorda. Non c'è niente di nuovo nell'amore. È la cosa più antica del cosmo. Ma sono milioni e milioni, quelli tra voi, che pensano che l'amore sia sentimentalismo, debolezza umana, che parlare d'amore sia una cosa da sciocchi. Essi pensano che se qualcosa di buono c'è nell'essere umano, è per merito dell'intelletto e delle teorie, dell'astuzia, del reddito materiale o della forza fisica. Non sarà mai abbastanza tutto quello che si farà per ricordare alla gente qual è la necessità fondamentale delle persone, delle società e dei mondi. Solo quando l'uomo riconoscerà nell'amore l'unica forza che può salvarlo dalla distruzione, potrà sopravvivere e trovare la felicità. Fino a che l'umanità di un pianeta non considererà l'amore come il fondamento della sua civiltà, correrà il pericolo di autoannientarsi, perché continueranno ad esserci confusione e rivalità. Questo oggi sta accadendo nel vostro mondo. In questi momenti critici non esiste lavoro più importante di quello di contribuire in ogni settore a salvare la vostra civiltà. Dio vuole darvi il suo aiuto e noi siamo qui per questo scopo. Noi vi osserviamo da sempre e ciò che finora abbiamo visto è per noi come un peso che soffoca ed opprime ogni nostro sentimento. Se non facessimo appello al nostro profondo amore verso di voi, dovremmo seguire il giusto impulso allo sdegno e al castigo. La nostra ira si ritorcerebbe alla fine contro di noi, poiché il nostro ciclo di evoluzione retrocederebbe di migliaia di anni terrestri. È indispensabile che noi veniamo rettamente e interamente compresi da voi. Noi non siamo vostri nemici, non soggioghiamo nessun uomo, nessuna umanità e nessun popolo. Non esiste nessuno scopo giustificato, né nessuna opportunità per cui necessiti di uccidere alcun uomo. Noi stessi apparteniamo ad una umanità libera, che agisce con il libero arbitrio. Possiamo fare e disfare come preferiamo, ma abbiamo un compito. Non dobbiamo permettere
che il divino spirito creatore dell'universo venga offeso, né permettiamo che il cosmo venga danneggiato con irresponsabilità, incoscienza e troppa faciloneria. La Terra, il vostro pianeta madre, non vi appartiene, ma vi è stata data in prestito. È un luogo che vi è stato assegnato per un certo tempo, al fine di conseguire una pre-evoluzione spirituale. Siete tutti ospiti della creazione divina, ma non siete consci di questa ospitalità e quindi distruggete ogni suo ornamento, menomate la salute degli altri ospiti, togliendo loro la libertà, annientando la loro esistenza e infine anche la loro vita fisica. Non siete stati voi a dare la vita ai vostri simili, quindi non avete il diritto di toglierla a vostro piacimento. Siete tutti fratelli e tutti figli di quell'energia cosmica universale che chiamate Dio, per cui il fratricidio non è un gesto eroico o un'esigenza nazionale, ma un delitto cosmico. Le guerre sono decise dai governi, a danno della salute, della libertà e della vita fisica dei popoli. La guerra è ai nostri occhi la prova lampante della vostra incapacità di vivere in armonia, in pace e in progresso sul vostro pianeta. Colui che desidera e fa la guerra è senza Dio e pecca contro l'armonia dell'intero universo. Noi siamo gli occhi di Dio e nulla sfugge alla nostra vista e quindi a quella di Dio. Ogni azione negativa o positiva mossa da voi nel vostro segreto risuona nell'intero universo, facendo soffrire o gioire le infinite creature che lo abitano. Noi obbediamo alla volontà di Dio, siamo la sua milizia. Le nostre navi spaziali sono la sua flotta, le magnifiche aure luminose i suoi emblemi, e il suo potere si esprime in leggi e in emanazione di raggi. Voi, capi del mondo, nascondete la nostra esistenza ai popoli a voi affidati, e ancor di più la nostra missione, come nascondete i vostri intenti occulti per arrivare a una totale distruzione della vita e del vostro mondo. Credete erroneamente che il destino circa la vita e la morte di questa umanità sia nelle vostre mani, ma vi sbagliate. Abbiamo preso le necessarie precauzioni affinché l'ingiusta prepotenza non abbia il sopravvento. Ci considerate come esseri che hanno le vostre stesse vedute, la vostra logica, le vostre debolezze ed i vostri errori. Però invidiate il nostro sviluppo tecnico e vorreste strapparci i nostri segreti, anche usando la violenza e la prepotenza, che in voi è sommamente predominante. Ci considerate in segreto una razza extraterrestre, un gruppo di astronauti spaziali che non osa prendere contatto con voi e allo stesso tempo avete timore della nostra incredibile tecnologia. Se volessimo farvi del male, non potreste nulla contro di noi, come non potete nulla contro l'amore che anima ogni nostra azione e ogni nostro pensiero. Vi abbiamo seguiti sin dai vostri primi passi nell'eternità, non nella maniera che voi desiderereste per poterci aggredire. Siamo stati in contatto con gli israeliti e con i profeti biblici. Abbiamo avuto contatti anche con Cristo. Siamo stati in contatto con i Romani. Siamo stati in stretto contatto pure con voi. Abbiamo collaborato durante il miracolo di Fatima. Vi abbiamo avvicinati durante la prima e la seconda guerra mondiale e in altre 1000 occasioni. Ci siamo sforzati al massimo per non uscire dalla nostra riservatezza